credo sia giunto il momento di andare a potare questa mia rovere, anche perché i cacci della scorsa potatura sono andati parecchio avanti e stanno facendo anche tantissime gemme laterali. In più, se notate, tipo qua giù sta anche facendo delle crepe per cortecciare, quindi credo sia proprio arrivato il momento giusto. Oggi ho cambiato di nuovo posizione perché ultimamente non ho molto a disposizione il tavolino, quindi mi adatto un pochettino con quello che trovo e sperimento nuove posizioni in cui registrare. Magari se avete visto la parte di questo video breve, andatevi a vedere la parte lunga che uscirà 2 o 3 giorni dopo come al solito, altrimenti se siete nella parte lunga andatevi a vedere la parte breve. Diciamo una sorta di panoramica ve l'ho fatta, vi faccio un giro anche sul retro. Comunque vedete queste sono le crepe che dicevo. Apparentemente questo ramo che si era rotto qui su quando sono andato a togliere il filo è ancora vivo, il che è veramente ottimo. Anche qui sta cortecciando benissimo, direi, e quindi prendo le forbici e diamo una bella potata. Ovviamente se vedete l'ombra della mia testa è perché il sole è alle mie spalle, però questa è, diciamo, la posizione più comoda che potevo trovare oggi, quindi ci adattiamo. Spero comunque che esca un video molto bello per voi. Vado a fare 2 cose. La prima è andare a tagliare queste foglioline ascellari da cui sono nati effettivamente i rametti, e poi vado a tagliare sempre alla seconda gemma. Visto e considerato, vi ricordo che la pianta mi deve tornare indietro, quindi in questo momento non posso lasciarla sfogare per acquisire diametri, perché effettivamente devo indietreggiare i palchi. Cioè, per esempio, questo palco sta qui giù, io lo dovrò avere qui su, magari, per andare a compattare la pianta e andare a creare una buona ramificazione. Quindi adesso sono costretto ad andare a tagliare il più possibile, visto soprattutto che la pianta sta rispondendo veramente bene, il che mi fa ben sperare. Mo era da parecchio che non vi facevo un video lavorazione, ma perché veramente saranno almeno 3 settimane, se non di più, che sono strapieno di impegni. Ovviamente, essendo questa una cosa che faccio, non dico a tempo perso, però comunque appena riesco mi torna abbastanza difficile andare a conciliare gli impegni, tutto il discorso video eccetera, anche perché comunque un conto è che io mi metto in giardino e faccio una potatura, un conto è che mi metto in giardino, devo fare la potatura, prepara tutto il set per registrare, comincia a diventare impegnativa la situazione, cioè non è una semplice potatura. Questo vorrei metterlo in chiaro, però non penso neanche ci sia bisogno con voi. Però comunque sono molto soddisfatto dei risultati che ha avuto l'ultimo video, quello che è uscito il 20 luglio, perché dopo quelle 2 settimane di stop ho deciso, per chi di voi l'ha visto, di fare la settimana con almeno un video al giorno per festeggiare la settimana del mio compleanno. Però ovviamente, come era preventivabile, la maggior parte dei video non sono andati bene, ma perché erano veramente video molto spesso fuori periodo, nel senso che andavo a parlare comunque di terricci e comunque cose che attualmente non interessano a chi cerca online qualcosa, quindi a maggior ragione è normale che i video non siano andati bene. Però mettere anche tutti quei video mi è servito per andare ad attivare un attimo l'algoritmo
sul mio canale, nel senso, adesso l'algoritmo di YouTube come funziona? Se voi per un tot di tempo vedete dei video di un determinato argomento, l'algoritmo ve li consiglierà. Successivamente, se voi per un tot di tempo smettete di vedere quei video e andate a vedere, che ne so, adesso vedete video sul bonsai e quindi YouTube vi consiglia video sul bonsai, il mio canale ma anche il canale di altri. Successivamente che cosa fa? Se voi iniziate a vedere video sulle moto, ok, sul motorsport, su quello che volete, YouTube vi consiglierà principalmente video sul motorsport e quindi non vedrete più, tra virgolette, in home page soprattutto, o comunque tra i video consigliati, i video delle persone che anche se le seguite ma non sono relative a quell'argomento. Quindi ho sfruttato il fatto della settimana in cui vi andavo a postare un video al giorno, in cui ovviamente non ho fatto solamente video tramite le clip di altri video che avevo fatto al tempo, in cui magari volevo comunque creare un dibattito costruttivo, come è stato fatto sotto alcuni video, soprattutto quello del Karame Miki, ma ho fatto anche il video sulla tier list delle sempreverdi che non ho e che vorrei in collezione, quindi da quella che vorrei di più a quella che vorrei di meno, che va a chiudere quella serie di video. E vi ho fatto anche un video aggiornamento sul mio olivastro, perché qualcuno di voi me l'aveva chiesto nei commenti e quindi ho detto perché no, mi metto giù, anche se dovesse uscire un video di pochi minuti, lo faccio uscire. Come quando ho rinvasato questa pianta, mi sto mettendo qui e sto chiacchierando molto con voi mentre faccio questa potatura, così magari vi rilascio anche questo video in doppia versione, quindi in versione estesa chiacchierata e in versione diciamo più breve, in cui vi vado a far vedere solamente la lavorazione. Però effettivamente quando mesi fa feci questo esperimento i risultati non furono proprio brutti, dai, non potevo aspettarmi granché, però comunque il video tutto sommato era uscito molto fruibile e molto carino e quindi mi sembrava un peccato mantenerlo solamente in forma velocizzata, e quindi magari vi proporrò la stessa cosa anche con questo video, visto che comunque sto dicendo un sacco di cose interessanti per chi volesse ascoltare, ovviamente. Poi se non volete ascoltare c'è sempre la parte velocizzata se siete sulla versione del video lunga. Io spero sempre che queste cose che faccio vi piacciono. Se non fosse così, magari lasciatemi un commento, o comunque se non volete scrivere un commento pubblico potete scrivermi tranquillamente sui miei social che sono qui in descrizione, perché tanto io non mordo, anzi mi piace molto confrontarmi con il pubblico, aiutare se posso e comunque andare a migliorare sempre di più, sia sul lato bonsai che sul lato, diciamo, content creation, YouTube e tutto ciò che gira intorno a questa cosa. Anche qui, se continuate a vedere queste foglie rovinate, sono quelle che si rovinarono al tempo con l'oidio e purtroppo non ci posso fare niente. Dovrei rimuoverle, però non voglio andare a togliere troppa spinta alla pianta, che comunque ricordiamoci che è stata rinvasata pochi mesi fa, quindi ci andrei comunque piano. Questo lo metto qua, si è seccato, un vero peccato, non lo riuscirò mai a tagliare con questa forbice, quindi poi una volta finito tutta la potatura magari gli vado a dare una tagliata con la tronchese. Eccoci qua, ho messo un piccolo rialzo in modo tale che possiamo concludere la potatura.
Adesso vado a togliere questo rametto, tutto così, che purtroppo ha seccato. Non ho fatto caso se si sia seccato per un danno. Non ho fatto caso se si sia seccato per un danno oppure per qualche altro motivo, non so. Andrei a dare una potata a questo ramo qua, dove taglio qui, taglio qua, faccio la stessa cosa qui, 1, 2, 2, taglio, queste per esempio sono molto rovinate, le tolgo, taglio, poi c'è l'altra parte secca. In realtà questo ramo tende ad andare indietro, quindi lo elimino tutto. Qua taglio ramo la base, taglio la prima foglia qui, però in realtà nel momento in cui mi partono queste foglie dietro magari lo vado ad accorciare. Poi anche questo lo taglio. Qui vedete la differenza di diametro tra questa parte e questa parte, che è praticamente lo stesso diametro, il che non va proprio bene. Però questa è una cosa che succede nel momento in cui lasci sfogare, tra virgolette, la pianta. Io volevo un attimo capire, ok, qua c'è una gemma, quindi io posso tagliare proprio qua. E visto che qua su c'è tutta questa spinta, io spero vivamente che cominci a ricacciarmi indietro. Così cominciamo a fare un po' questa struttura benedetta. Anzi, sono molto contento del fatto che il rinvaso non ci è andato a far perdere tempo, anzi ci ha dato la possibilità di far spingere molto di più la pianta. Nel terriccio precedente aveva comunque dei problemi, quindi direi che qua sta molto meglio. Tagliamo qua, qua accorcio, taglio questo. Vi devo dire, in questa posizione sto abbastanza comodo. Sto solo lievemente troppo distante dalla pianta, però dai, c'è di peggio. Non mi posso lamentare. Ho lavorato in posizioni molto più scomode, come per esempio il video di domenica scorsa, che stavo veramente piegato a terra per sistemare il Karame Miki. Credo che il lavoro sia concluso. Qui ci manca poi durante l'inverno un po' di filo per tirarlo bene su l'apice e rimandarlo bene al centro, visto che da quando ho tolto il filo si è un po' sdraiato. Vi invito a ricordarvi il movimento che hanno fatto questi due rami, che secondo me è stato un gran bel movimento che ci ha permesso di fare veramente una bella ramificazione. Mi è rimasto poi l'anno prossimo di prendere quel ramo lì dietro, abbassarlo un po', questo qua portarlo più vicino, questo anche portarlo leggermente più indietro, questo anche più indietro. E secondo me la pianta sta maturando e migliorando veramente tanto. Nel corso di quest'anno ha fatto veramente passi da gigante, nonostante tanti problemi che l'hanno afflitta. Detto ciò, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi ringrazio tantissimo per averlo visto, per essere stati in mia compagnia. Vi invito sempre a mettere mi piace, iscrivervi, commentare, condividere il video, tutto quello che sapete, e sto cercando anche di non chiedervelo in modo tale da
rendere il tutto più spontaneo possibile e non farvi perdere tempo, diciamo, nei contenuti, trovate come al solito tutti i link in descrizione per video, link utili, attrezzatura, i miei social o qualche iniziativa che magari faccio. Noi ci vediamo domenica prossima, sempre ore 19, e magari se avete visto la parte di questo video breve, andatevi a vedere la parte lunga che uscirà 2 o 3 giorni dopo come al solito, altrimenti se siete nella parte lunga andatevi a vedere la parte breve. Io vi ringrazio di nuovo, ci vediamo domenica prossima. Buon bonsai!